Allora, continuiamo adesso con l'apertura delle porte, cioè dei balconi e delle finestre sui muri esterni. Qui abbiamo eh, delle porte finestra che dovrebbero essere queste, quindi con un'altezza più o meno di 2,40 m. Quindi ci spostiamo qui, CTRL R per fare un taglio loop, 1 per metterci in modalità semitrasparente e spostiamo quindi a 2,40 questi elementi. Rimettiamoci di nuovo in modalità trasparente, clicchiamo sui puntini che stanno al centro delle, delle facce e facciamo il bridge, però purtroppo il bridge è un qualcosa che non si può fare, come mi sono appena accorto, per più facce contemporaneamente, quindi lo facciamo soltanto un balcone per volta, tanto non è un'operazione che fa perdere tanto tempo. Anche qui abbiamo questo balcone, quindi seleziono, tasto destro, bridge face. Ok, abbiamo terminato. Poi cancello queste facce interne, quindi con il tasto X. Adesso passo a creare quelli che sono i muri interni. Visto che io comunque avevo, avevo già perso tempo a crearmi questi elementi, diciamo per non perdere inutilmente la fatica fatta, io potrei andare a selezionare queste facce, quindi tutti i punti in cui si venivano a creare delle pareti, e quindi per non perdere, diciamo, il lavoro fatto mettendo anche qui la suddivisione, io potrei fare uno Shift D per duplicare queste facce e un P per andarle a staccare. Quindi se io ora esco fuori con Tab e nascondo quella che è i miei muri esterni, io mi ritrovo queste facce che mi aiuteranno a creare i miei muri interni. Quindi vado a rinominare uno muri interni. In realtà, diciamo, potevo anche creare, come ho fatto in precedenza, un cubetto e un plane e andare a modellare a partire da quello. Entro all'interno della selezione, accertandomi sempre che sia attivo il,
diciamo il comando di snap. E mi vado a creare, quindi semplicemente estrudendo le facce, tutta diciamo quella che è la chiusura di questi elementi. Ovviamente questo è un metodo, diciamo, che ho scelto io, non è l'unico metodo e non è nemmeno detto che sia il migliore, però io trovo che sia abbastanza semplice. Io non sono un esperto di Blender, lo sto imparando da poco, però mi diverte fare registrarmi mentre modello e quindi diciamo ecco il perché di questi video su Blender. Quindi qui facciamo una parete che va da qui a qui. Ora qua il discorso è leggermente più ingarbugliato, cioè se io adesso volessi creare questa parete, diciamo per me utilizzare il metodo che ho utilizzato adesso sarebbe un pochino difficile riuscire soprattutto per colpa di questa parte curva. Allora una cosa che potrei provare a fare sarebbe quella di andare a selezionare diciamo queste curve, tenendo ovviamente fuori quelle che non rientrano nella, diciamo, nella parete e andarle ad estrapolare, quindi sempre con il solito Shift D, il P di Palermo. Esco fuori. Ora dovrei capire dove è andata a finire questa roba. Non la vedo e quindi provo nuovamente a rifare l'operazione. Quindi seleziono tutto questo, Shift D per duplicarla sullo stesso posto, P di Palermo per separarla. Mm. Però vedo che
capisco perché, quindi vado a riselezionare questi elementi. Ora proverò in un altro modo, quindi con Shift D faccio una copia e la metto qui. Poi con questi elementi selezionati premo la P di Palermo e li vado ad estrapolare, esco fuori in modo tale che in questo caso diciamo non c'è possibilità di, di non vedere queste cose. Quindi ora entro in modalità vertici, seleziono questi due e premo F. Quindi F permette sia di unire dei vertici con delle linee, sia di unire delle facce che formano una forma chiusa. Con A seleziono tutto e con G lo vado a sistemare qui. Vado a riaccendere i muri interni, seleziono questo elemento, entro nella sua modifica, premo A, premo E ed estrudo diciamo fino a questa altezza, esco fuori. Ovviamente avere questo elemento qui e questi elementi qui come cose non ho capito che cos'è questo plane qui sotto, quindi vado un attimo, quindi sempre per cercare di fare un po' di pulizia, vado a spegnere quello che ho creato fino ad adesso. Ah, ok, questo plane sarebbero i pilastri del portico, quindi per questo è importante rinominare gli elementi perché altrimenti arrivati ad un certo punto qua non si capisce più niente. Stavamo dicendo che qui abbiamo i muri interni del piano primo. E qui abbiamo questo elemento. Questo elemento, diciamo, si è erroneamente creato all'interno della cartella DVG. Allora io lo vorrei portare esternamente e metterlo qua nella collection principale, perché diciamo messo qua dentro è un qualcosa che non va bene. Però io come faccio adesso in questo elenco dove ci stanno 10.000 voci a trovare esattamente l'oggetto che mi serve? Di solito in Blender esiste un comando molto utile. Quando io ho qualcosa selezionata e clicco, diciamo, sullo slash, lui zoom su quell'elemento e me lo va anche ad isolare. Se io seleziono un qualcosa e vengo nell'outliner, però in questo caso io devo cliccare sul puntino. Il puntino che cosa fa? Quindi mi seleziona
un elemento e mi fa vedere all'interno dell'outliner dove si trova. Se io seleziono i muri e questo e premo CTRL J, il CTRL J praticamente che cosa ha fatto? Ha fuso questa geometria con questa geometria qui. Infatti adesso andando a spegnere i muri interni del piano primo, vedete che sono tutti quanti raggruppati. Il fatto di aver cambiato metodo, quindi creare separatamente i muri esterni dai muri interni, ha reso più pulita, diciamo, la geometria. Qui c'è un piccolissimo errore, quindi entro qui dentro, seleziono questa faccia e la sposto con G in modo tale che si vada ad allineare a questi elementi ed esco fuori.